Siamo arrivati all'epilogo di questa stagione, quindi diamo il via all'ultima puntata del dopogara di quest'annata. Ragazzi, fatemi sapere come vi è sembrato questo format e cosa vi è piaciuto e come si potrebbe migliorare, perché il vostro contributo è importante. I numeri non sono andati così male e vi ringrazio per questo, ma siamo solamente all'inizio. Ma i video, anche se è terminata la stagione, non finiranno di certo qui, perché questa settimana arriverà un altro video dove parleremo dei test di martedì. Presto torneranno nuove storie legate al moto mondiale, video sull'attualità e anche nuove chiacchierate con ospiti importanti. Quindi, per non perdervi tutto questo e restare collegati in questa pausa invernale, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, e per sapere a modo tutte le cose seguitemi sui miei social, soprattutto su Instagram, dove è molto importante anche crescere lì. E comunque, dato che me l'avete chiesto, l'ultimo esame dell'università l'ho passato e chiuso con un bel 18 e direi che farò un bel contenuto sul giorno della mia laurea, e ce l'ho in mente da quando l'ho iniziata circa. Sarà fantastica ed ho un motivo in più per iscriversi, ma a quello ci pensiamo a marzo del 2026. Facciamo sempre una delle solite rassegne prima di addentrarci nell'analisi del weekend, qualche notizia che rimbalza di qua e di là, come la nascita della MotoGP House. E che cos'è? È un altro passo verso il bello, lo chic, stile Formula 1. È un hospitality glamour riservato solo ai VIP, alle persone importanti. Non è neanche quell'esperienza che compri e spendi una barcata di soldi, no. Questa casa è solamente dedicata ai super VIP, e come dicevo è un altro passo di Liberty Media nel cambiare questo sport, che vabbè non va ad intaccare la pista, quindi a me non fa né caldo né freddo, quindi sono cose in più che a me non è che freghi molto. Ma secondo me, per come è fatto il motociclismo, queste cose dello chic, del glamour, che sono sempre appartenute alla Formula 1, non c'entrano molto. E continua il rebranding, l'ammodernamento della MotoGP, in cui hanno cambiato varie cose nel percorso per arrivare nel mondiale, la cosiddetta Road to MotoGP, con vari cambi di loghi e l'introduzione della Moto Mini, Moto Junior e Moto 4. E infine, non ne parlo approfonditamente qui perché ci farò un video a parte, ma ho visto indiscrezione dove si dice che la MotoGP possa essere trasmessa da DAZN invece che Sky dal 2026 in poi. Sembra che questo rumor possa essere smentito e che la linea sia tracciata su Sky, che rimarrà ancora la televisione di riferimento in Italia, e quindi vediamo che sviluppi ci saranno. Ma di questioni legate ai diritti televisivi, media, comunicazione, ascolti, come ho detto, ci farò un video che uscirà prossimamente, perché qui non ci entriamo troppo nel dettaglio perché il discorso è molto più ampio. È andato tutto come doveva andare in Moto2. Diogo Moreira è campione, arriva in MotoGP con un bel curriculum, ma non è stato un weekend così semplice, perché il brasiliano è dovuto passare dal Kun, ha dovuto quindi faticare un po' di più. Stessa cosa per Manu Gonzalez, perché in qualifica c'è stato un po' di tensione, perché i suoi compagni di squadra Senna Egius, vincitore a Phillip Island, gli ha negato la scia e ha fatto il tempo appunto Manu Gonzalez verso la fine, perché all'inizio era addirittura ultimo, e quindi sarebbe interessante capire la gestione che ha avuto il team, perché Egius proprio di gioco di squadra non ne ha proprio voluto sapere. Quando erano rientrati in box dopo il primo run non si sono neanche guardati. Poi Gonzalez ha fatto il tempo stando in scia a Ramirez, dopo che ne aveva cercata una disperatamente perché era sempre da solo. E poi in gara Manu Gas, dopo varie sbavature che ha commesso, ha completamente strinato la gomma posteriore, che non lo faceva più stare in pista, ed è dovuto rientrare in box dopo che era stato anche passato da Moreira. Ma il campionato era già andato di per sé, e per il mondiale in generale della Moto2 ripetiamo un po' quello che abbiamo detto nello scorso dopogara, che se vi siete persi recuperatelo, perché è stato mezzo deciso in Portogallo, e qui a Valencia c'era solo la passerella per Moreira. Diciamo che è stato un campionato diviso in due parti, prima della pausa estiva e il post. All'inizio c'era un Manu Gonzalez velocissimo che era messo meglio degli altri ed era super costante, ma Moreira era comunque lì, così come Canet ad esempio. Il brasiliano era abbastanza costante ma meno veloce e incisivo di Manu Gas, uguale Canet, poi che dalla seconda metà di stagione è tornato il solito Canet. E dopo la pausa estiva Manu Gonzalez è stato meno incisivo, perché o gli altri hanno fatto un passo avanti e lui non ha fatto lo step ulteriore, o era più lento per altre ragioni e quindi è rimasto un po' fermo. E Moreira dal suo canto è rimasto sempre costante ma ha fatto uno step in più in termini di velocità, infatti ha iniziato anche a vincere, quindi è sicuramente un mondiale meritato. Poi chiaramente, come ho già detto, a Manu Gonzalez pesa molto la squalifica dell'Indonesia, perché è stata una bella doccia gelata, soprattutto perché lì il pilota non può farci niente, e quei punti persi hanno dato un bello sprint a Moreira.
Dobbiamo prendere ancora la rubrica sotto la lente per parlare anche dei vari contatti, incidenti che ci sono stati. Partiamo con quello tra Miller e Aldeguer nella sprint, dove l'australiano si è beccato un long lap penalty e allora diciamo che è molto al limite, borderline. Sapete che io sono uno di quelli che è per lasciar correre anche abbastanza e su questi tipi di contatti ci pensa su, e infatti l'ho voluto riguardare molte volte per arrivare ad un giudizio. Io dico che ci può stare la penalità a Miller, ma non è che dico che è da penalizzare subito così distinto senza pensarci due volte, anche se a prima vista viene da dirlo, ma è molto borderline. Ci può stare perché è una staccata forte, poderosa, e infatti Miller va lungo, non c'è stato dentro, ma non è un ingresso così al limite o insensato come quello di Zarco su Bagnaia. Qui Miller entra sì, molto forte, non è la prima volta che vediamo ingressi di questo tipo in generale, e non riesce a farla girare, infatti va lungo, ma Aldeguer non è che alza così tanto la moto quando si ritrova Miller a fianco per evitare il contatto, rimane anche lui in piega cercando di resistere, ma il contatto era inevitabile perché Miller era lungo, quindi secondo me era molto borderline. Ci può stare la penalità, ma per me non è così eclatante, ecco. Ci stanno secondo me queste cose nelle corse, perché appunto era una staccata forte, decisa, ma non sprovveduta. Per me se non gli avesse fatto saltare i pezzi della carena, secondo me non gli avrebbero dato neanche la penalità. E quindi questo è un episodio con il quale sì, posso essere d'accordo con Simon Crafar, ma non così tanto al 100%, anche se per me l'operato di Crafar questa stagione è stato molto positivo e le sue decisioni sono state quasi tutte corrette. Ora caldo così non ricordo decisioni del cazzo che non c'entrano con questo sport come alcune che abbiamo visto fare da Freddy Spencer negli ultimi tempi, ma comunque Crafar ha fatto bene ed è stato anche uno particolarmente apprezzato dai piloti. Li chiama, li ascolta ed è uno molto terra a terra e trasparente con il quale si può parlare. Poi su Zarco e Bagnaia non c'è da discutere, Pecco poi non si lamenta ed è sempre un signore con il suo aplomb nelle dichiarazioni dove dice che sono cose che possono succedere, chiaramente è così, ma o Zarco ha avuto un problemino, non si sa cosa volesse fare alla quarta curva del primo giro in quella maniera, e Mirke Stendemarini mi ha ricordato Pedrosa che tira giù Hayden, solo quello. Io sono schietto, ragazzi, come sempre, lo sapete, ma più riguardo quello che è successo tra Morbidelli ed Espargaro dico, ma come cazzo è possibile un lavoro del genere? Ma non so neanche spiegarlo, cioè mi viene solo da dire che dormita di Morbidelli, secondo me era disattento, non riesco a dare altre spiegazioni, perché va bene, a lei si inchioda per mettere l'abbassatore e gli si alza al posteriore, ma non c'entra niente col fatto che Morbidelli lo tampona, cioè Franco secondo me non pensava neanche di essergli così vicino, pensava che ci passasse senza problemi lì in mezzo, non ci ha neanche pensato che gli era molto vicino, ed è un incidente che ha causato non pochi problemi ad Aleix Espargaró, perché dalla collisione sullo scarico è rimasto senza coppia, freno motore, aveva la pedana allentata e il forcellone danneggiato. E per Morbidelli, oltre a danno la beffa, perché si è fratturato la mano. Pensate, da un incidente così banale del cazzo come tutto può cambiare, perché ovviamente salta i test di martedì e inizierà tutta la fase di recupero. La saga delle morbidellate continua e non intende fermarsi. Abbiamo rivisto Jorge Martin in pista, che ha già rimesso l'89 dopo la fine della gara, dove si è fermato in anticipo per i vari dolori che avvertiva dall'infortunio. Tutto ovviamente concordato con il team in un weekend che Martin ha preso in una maniera totalmente tranquilla, senza strafare e girare e basta. Normalmente l'ha usato come una sorta di test in vista del 2026, anche perché tutta la sua intera stagione è stato un test, perché ogni gara era sempre una lezione su come funzionasse la moto per adattarla a sé. Mettiamoci che quest'anno in pratica non ha corso e ogni volta che tornava doveva convivere anche con dei dolori, non credo che sia al massimo. Ero un po' scettico io sulla scelta di vederlo rientrare qui a Valencia, perché già non era al 70-80%, poi dopo le sue dichiarazioni del venerdì, quando ha detto che se avesse subito un'altra botta il suo corpo non l'avrebbe retto dopo che gli hanno detto i medici, ho pensato, ma non è un po' pericoloso? Poi va bene chiaramente che i test del 2026 sono importanti, se riesci un minimo ad esserci, così imposti un attimo anche la prossima stagione, ma mi viene da dire che non è che, anche se i medici gli dicono che era un po' pericoloso e se subiva un'altra caduta rischiava di amplificare ancora molto di più i danni al suo corpo, andava un po' a mettere a repentaglio la sua incolumità, perché può sempre accadere qualcosa, e da quello che dice Martin c'erano anche dei rischi, quindi anche se corri in modo tranquillo, cercando di non cadere con la paura che magari possa succedere, il rischio è sempre dietro l'angolo in questo sport.
Ecco, la sprint del sabato ha un po' stravolto i pronostici che si erano fatti fino alle qualifiche, vedendo l'andazzo, cioè la delusione era stata a Bezzecchi perché aveva fatto vedere di poter dominare ancora e quel quinto posto aveva un po' rimesso la situazione sugli attenti e in partenza tra l'altro aveva perso un botto, sembrava che avesse anche meno potenza, infatti la spiegazione c'è perché non era riuscito a sbloccare l'abbassatore ed è una cosa questa dell'abbassatore bloccato che è capitata anche ad altri piloti nella gara di domenica come a Quartararo nelle prime curve che non l'ha potuto sbloccare per un problema alla frizione, a Bullega fino alla curva 5 che gli è rimasta giù la forcella e si è ritrovato ultimo e anche ad Acosta dove gli si era tolto anche quello posteriore. Quindi tornando alla sprint alcuni valori erano cambiati, anche distaccati perché fino alle qualifiche sembrava che tutti fossero abbastanza vicini e che potessero stare insieme, invece no, erano tutti più o meno distanziati e poi quel ritmo infernale che aveva imposto Alex Marquez così non me l'aspettavo, così come non mi aspettavo il suo calo in gara, cioè vedete si sono un po' invertite certe cose perché comunque un Alex Marquez è calato vistosamente in gara rispetto alla sprint, giù dal podio sinceramente non me l'aspettavo, ma si sono poi confermate anche delle altre cose come il fatto che Acosta non può fare di più ed è molto molto limitato dal mezzo, anche se quando siamo arrivati qui a Valencia la narrazione era ultima chance per Acosta per vincere e che da come fosse partito soprattutto il venerdì si diceva ecco può essere il suo weekend dove finalmente arriva la vittoria e invece non è stato così. Sicuramente arriverà in futuro però deve fare quel salto di qualità alla KTM dato che adesso ci dovrebbero essere anche degli sviluppi per quanto riguarda la situazione finanziaria con il socio indiano Bajaj, quindi potrebbero arrivare nuovi investimenti, un ulteriore risanamento della situazione, ma chiaramente questi piloti come Acosta o anche un Quartararo non meritano di stare su queste moto perché hanno un gran potenziale per vincere. Poi per me Acosta è anche più forte di Quartararo, quindi se diamo una moto competitiva per vincere a Pedro, non che debba essere per forza la più forte, ma forte per vincere, lui vince e fa anche dei filotti secondo me. Poi ne ha sempre una in mezzo perché nella sprint dici dai che forse stavolta ce l'ha fa, tocca a lui, ma si è ritrovato in mezzo un Alex Marquez nettamente più veloce, mentre in gara ha sofferto sul finale il calo della gomma perché uno, Digi ha fatto una buona rimonta preservando la gomma e spingendo sul finale e poi due Acosta non è riuscito a replicare a sorpasso e rimanendo sul pilota VR46 diciamo che ha salvato il weekend delle Ducati GP25 perché se Alex Marquez e Aldeguer comunque hanno fatto bene ancora con la moto dell'anno precedente, chi ha tenuto in piedi la baracca, Bullega escluso, con la Ducati di quest'anno è stato Di Giannantonio facendo terzo dalla qualifica alla gara. Una stagione per il romano che poi approfondiremo nel video del pagellone sicuramente al di sotto delle mie aspettative per il potenziale che c'era perché qualcosa in più rispetto al 2024 me lo sarei aspettato, ma va detto che è partito con un infortunio e i problemi della GP25 hanno fatto la loro parte nei suoi risultati. Comunque questa statistica è clamorosa, l'avevamo già detta nel dopogara di Portimao, ma è successo ancora. Bezzecchi ha vinto e Bagnaia è caduto, una sciagura incredibile. Io non oso immaginare il prossimo anno allora con una Aprilia più competitiva, ma comunque la domenica si è visto il vero potenziale che Bezzecchi aveva tirato fuori fino alle qualifiche, confermando un altro grande dominio, non solo suo ma anche dell'Aprilia in generale, perché Raul Fernandez ha fatto una gran gara, venendo anche dall'incidente del Libere di Portimao, dove c'erano dubbi sul fatto che potesse esserci, ma sì, è una Aprilia che deve continuare a migliorare perché, come ho già detto varie volte, gli mancano quelle evoluzioni che le potranno permettere di stare costantemente in lotta non per la top 3, ma per la vittoria, se nel 2026 si ambisce a qualcosa, perché dopo la fine di quest'annata per la prossima ci si aspetta un altro passo in avanti di Noale contro la Ducati che è ancora la miglior moto, ma potrebbe non esserlo del tutto se Aprilia fa quello step che gli manca. E la proposta di matrimonio che avete visto in Mondovisione di Beza, la sua Aprilia RSGP, arriva da una scommessa fatta con Massimo Rivo all'inizio stagione. Se avesse vinto 3 gare si sarebbe portata a casa la moto e direi che ce la porta meritatamente. Su Bullega non capisco molti discorsi sul fatto che avrebbe dovuto fare un passo in avanti a Valencia, perché la gente si offusca un po' dal weekend di Portimao dove ha fatto il suo e bene e quindi dici, con un weekend in più ti aspetti un miglioramento, ma secondo me è un ragionamento che sì, si può fare, ma viene smentito da delle controprove.
Portimao la conosceva meglio anche perché ci correva con la Superbike, ma correrci con una moto totalmente diversa è come ripartire da zero, e a Valencia non ci aveva mai girato se non con la Moto2, ed è comunque andato bene perché nelle prove era poi sempre a un secondo dal primo in questa MotoGP, dove i distacchi sono risicati al millesimo. Ma per chi viene dalla Superbike con le MotoGP di oggi non so quante sessioni servono per trovare confidenza con la moto per poi iniziare a fare sul serio, quindi chiaramente questi 2 weekend di Bullega sono ingiudicabili perché è come se imparasse a guidare da zero. C'è troppo poco tempo per aspettarsi qualcosa, si inizierà a capire qualcosa invece di più dal test che farà sull'Aute 50 in vista del 2027. Adesso non si possono trarre dei giudizi per un pilota che è salito all'ultimo su una moto che ha gomme, aerodinamica, potenza, tecnologia e cazzi e mazzi totalmente diversa dalla Superbike. Facciamo un salto in Giappone parlando prima della Honda, perché è ufficiale l'aumento di livello nelle fasce delle concessioni. La casa dell'ala dorata è passata nella terza, la C, dove hanno fatto tra il 35 e il 60% dei punti sul totale per andarci. Infatti bastava il 7° posto in gara, dove Marini è finito lì in cima esattamente, per passare in quella zona, andando insieme ad Aprilia e KTM per l'anno prossimo. E come funzionano le fasce? Facciamo un breve riassunto. La fascia più bassa è la D, dove proprio quest'anno c'erano Honda e Yamaha, è quella che prevede 10 motori non congelati, 6 wildcard, 260 gomme di prova a disposizione e la possibilità di sviluppare i motori durante la stagione. Si possono fare test privati liberi in qualsiasi circuito del calendario, a condizione che non avvengano 2 settimane prima di un gran premio, e sia i test rider che i piloti ufficiali possono partecipare ai test, con un totale di 2 aggiornamenti aerodinamici a disposizione. La fascia C, quella in cui quest'anno c'erano Aprilia e KTM e dall'anno prossimo ci sarà anche la Honda, prevede 8 motori congelati, 6 wildcard, test privati liberi in 3 circuiti del calendario con solamente i test rider e 220 gomme, ed è permesso anche un aggiornamento aerodinamico. Nella fascia B, dove attualmente non c'è nessuno e non ci sarà nessuno neanche per il 2026, ci sono 8 motori congelati, 3 wildcard, test privati in 3 circuiti del calendario con i test rider e basta, 190 gomme disponibili e un aggiornamento aerodinamico. Nella fascia A, la prima, dove c'è la Ducati, 8 motori congelati, nessuna wildcard, test privati in 3 circuiti del calendario esclusivamente anche qui con i test rider, un solo aggiornamento aerodinamico e 170 gomme a disposizione. Io mi sarei aspettato che a una certa i tecnici giapponesi avessero cliccato il famoso bottone magico per far spegnere le moto e rimanere nell'ultima fascia per fare ulteriori aggiornamenti, che da un lato la Honda, se non faceva settima, poteva comunque essere contenta del miglioramento ottenuto e continuare lo sviluppo con più gomme, test e aggiornamenti. Però giustamente passare alla terza fascia è un risultato importante, perché certifica i grandi investimenti fatti, perché hanno messo tante di quelle palanche che secondo me noi non abbiamo idea, e i progressi fatti dopo che si sono visti dalla seconda metà in poi, mentre la Yamaha è arrivata ad un oro mai più, che è anche quello che Quartararo pensa, ma non dice così apertamente, ma lo pensa. How significant then is this test and the test in Sepang in terms of your future, or do you have to give this project time? No, like I said, I have no time. So it's gonna be important. I will have also a clear idea after this test. But yeah, just I just want to try to make it work, and if not, it will be time to make a change. Quartararo secondo me ha ragione, e lo dice sia per tenere Yamaha sull'attenti e sotto pressione come sempre, ma anche perché un pilota di 26 anni non ha tutta sta carriera ancora lunga, e se vuol vincere qualcosa in quel periodo di tempo che gli rimane non può stare ad aspettare anche i miglioramenti di una M1 col V4 per altri 2-3 anni, se non sarà un minimo al top già da subito. Secondo me non ci pensa 2 volte ad andare via se a Sepang nel 2026 non c'è quel minimo di competitività che si aspetta, e non sta a svenarsi per svilupparlo. Quindi vediamo come sarà e non facciamo previsioni, ma probabilmente se il V4 non lo soddisfa, Quartararo può essere uno dei primi a liberarsi e firmare con qualche altra casa. E su Pecco Bagnaia, ragazzi, ripetiamo ancora che non si sa più cosa dire, perché è surreale. Cioè, va bene che sarà stata una stagione disastrosa dove dalla metà in poi è stato nettamente più lento, ma è anche stato clamorosamente sfigato, dove appunto se provava ad andare a Lourdes trovava chiuso, e ogni cosa storta poteva capitare solo a lui, perché nel contatto c'era in mezzo lui, giusto lui, poteva esserci chiunque altro, anche se si sa che, va bene, partendo indietro nella MotoGP di oggi queste cose possono capitare. Poi
Zarco, come ho già detto, non si capiva lì cosa volesse fare, ma comunque piove proprio sul bagnato bagnagnato. E tutto questo è un circolo vizioso che si ripete quando le cose iniziano ad andare male, e più cerchi di sistemare, più tutto viene fuori male, non ce ne esci. Tanto stress, tanta stanchezza, tante teste grosse per trovare delle soluzioni che ti portano a errori banali come quello della benzina in qualifica, dove appunto manca della lucidità dopo una stagione tormentata da queste cose. Se ne può uscire, come ho già detto varie volte, andando avanti e fidandosi del processo e del fatto di far finire questa stagione per staccare la spina, andare in un paese sperduto, lontano da tutti, per fermarsi, dire ok, basta e richiediamo le pile, e poi ripartire con una nuova mentalità nel 2026, anche se non credo che cambieranno molte cose, secondo me, ma peggio di così, quinti in campionato non si può fare. Ducati potrà sì festeggiare con Marquez, ma il vero problema ce l'ha con Bagnaia e anche forse un po' con Di Giannantonio, perché il reale valore della moto non è sicuramente da quinto o sesto posto, ma non è neanche quello fatto vedere da Marquez, che maschera più cose. Ci sono più lacune che Aprilia e a volte KTM sono riuscita a battere. Vediamo qualche considerazione che mi avete lasciato su Instagram per lo spazio social, e ricordatevi di seguirmi che siamo quasi a 44.000 e dentro a fine anno dobbiamo arrivare a 45.000, dai, forza! Pietro Paglia 36, Acosta o Aldeguer, chi preferisci e chi è il più forte? Io preferisco Acosta, che insieme a Bezzecchi è il pilota che mi piace di più della MotoGP in generale, e lo reputo anche più forte di Aldeguer, perché si vede che Pedro è quel talento generazionale tipo Marquez e Rossi che prende una moto e va forte perché ha quel talento. È il classico che vince ogni mondiale nelle categorie minori per arrivare in MotoGP e aprire un'era. Poi ad oggi, se non sali sulla moto che va più forte, cioè la Ducati, non lotti neanche per il podio se togliamo gli sviluppi di questa stagione. E quindi per me è meglio Acosta come pilota, talento e carattere, ma Aldeguer a sua volta è un bel talento, però potrà essere ricordato come un buon pilota, forte, ma non fenomeno, perché prima di arrivare in MotoGP Aldeguer non ha dimostrato niente, sono molto schietto a dirlo, anche se Bosco Scuro è uno che i talenti li sa riconoscere, e infatti deve fare uno step l'anno prossimo per farci capire qual è il suo livello. Ryan Ala, secondo te Bezzecchi sarà il rivale di Marquez per il titolo il prossimo anno? C'erano un po' di varie domande di questo tipo e ho scelto questa. Diciamo che attualmente sì, è il principale che può insidiarlo insieme al fratello Alex, per quanto visto in questa stagione, in questo finale di stagione, ma ci saranno anche degli altri, poi dipende tutto dalle moto e quant'altro, però finché c'è Marquez sulla Ducati penso ancora che il divario sia abbastanza ampio, cioè devono fare uno step clamoroso per stargli sempre vicino, e molto poi dipenderà da come starà Marquez con l'infortunio, perché appunto come dicevo, se lui sta sulla Ducati rischia di ammazzare ancora il campionato, con gli altri che sì, sono lì delle volte vicino, non si sa quanto, quindi bisogna vedere quanto stanno lì veramente in lizza per contrastarlo sempre, non sporadicamente. I'm Matteo 07, secondo te il 2026 che farà Yamaha con il V4 sarà solo per i dati per poi puntare sul V4 AT50? Allora, secondo me l'anno prossimo è molto bloccato, nel senso che è tipo un anno di transizione dove non si avranno molte indicazioni per l'anno dopo, perché cambia tutto e tutti ripartono da zero, quindi sono tutti sulla stessa linea. Credo che la Yamaha abbia perso quest'anno, cioè che non sia servito a niente, che è come se fossero rimasti fermi, perché sapevano già che il quadrilinea lo abbandonavano nel breve termine per il V4 nel 2026, e quindi continuare col quadrilinea un anno sapendo che non lo userai più è come star fermi. Sicuramente a inizio anno il V4 non era pronto e non potevano metterlo, ma è come se fossero arrivati in ritardo, perché appunto poteva essere questa la stagione dove potevi provare già il V4 per un intero anno per poi fare lo step nel 2026, però non è stato così, e quindi o azzeccano buone parti subito oppure ciao, la Yamaha non arriva più. Sotto con le pagelle, via, iniziamo con la Honda con un 7 a Marini e un 5 a Joan Mir. In LCR da Lucio Cecchinello invece 5 a Zarco per l'entrata spropositata su Bagnaia e 6 a Ciantra. KTM con un 8,5 ad Acosta, 6,5 a Binder, senza voto a Maverick Viñales e 7 a Bastianini per una grande rimonta. È partito 20° ed è arrivato 10° in una pista come Valencia, poi soprattutto con le MotoGP di oggi in cui passare non è molto facile, diciamo che è un bel risultato, anche se sicuramente Bastianini ambisce a molto di più. Yamaha 5,5 a Quartararo e 6
ad Alex Rins, mentre invece in Pramac 7 a Miller e 6,5 a Miguel Oliveira alla sua ultima gara in MotoGP. Team VR46 dove do un 8,5 di Giannantonio e un 5 a Morbidelli. Andiamo avanti col team Gresini, 8 ad Alex Marquez e 7,5 a Fermin Aldeguer, Ducati ufficiale con un 6 a Bullega e un 5,5 a Bagnaia, e chiudiamo le pagelle di questa stagione con l'Aprilia dove augura non chiuda alla grande l'annata, voto 5,5 dall'8 al 9 a Raul Fernandez, mentre invece in ufficiale 6 a Martin e un bel 9,5 a Simply the Best. Che spettacolo! Come ho detto all'inizio ragazzi, fatemi sapere nei commenti come vi è sembrato questo format del dopo gara che ho portato qui sul canale per tutta la stagione, quello che vi è piaciuto, quello che si può migliorare o magari cosa vi piacerebbe vedere di più nel dettaglio, perché appunto è importante per crescere su questo canale. Detto questo, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche, perché questa settimana a brevissimo arriverà il video dedicato ai test di martedì dove andiamo ad analizzare tutto nel dettaglio e poi daremo il via alla pausa invernale con molti contenuti. Ci vediamo presto!